Ciao e benvenuto sul mio canale. Oggi faremo un video un po' particolare perché mi vedrai davanti a ben due microfoni. Sì, oggi faremo un test con due microfoni dinamici, non ti svelerò la marca né il modello perché voglio che tu ascolti con le tue orecchie senza essere influenzato da fattori esterni e commenti questo video dicendo quale dei due ti piace di più come suono. Ma non voglio svelarti insomma il resto del video. In un successivo video, in base anche ai commenti di questo, svelerò quali sono i due microfoni e faremo un po' di confronti più nel dettaglio. Benissimo, per adesso io finisco qui, do spazio al confronto tra questi due microfoni e ti auguro un buon ascolto. Dimenticavo, metti le cuffie per cortesia, in modo che tu possa sentire meglio la differenza tra i due microfoni, se c'è. Bene, allora eccoci arrivati appunto alla comparazione tra questi due microfoni. Non ti dirò che marca sono, non ti dirò che modello sono, questo per non influenzarti, perché molto probabilmente hai già visto altri tutorial, alcune persone te ne hanno parlato, per cui potresti essere influenzato. In questo modo invece io sono sicuro che essendo tu blind non farai altro che ascoltare la mia voce proveniente da questi due microfoni. Durante questa chiacchierata nella quale parlerò in entrambi i microfoni, vedrai comparire sul tuo schermo la scritta microfono 1, microfono 2, in modo che tu potrai farti un'idea di quale dei due microfoni ti piace di più. Ti premetto una cosa, questa è la seconda volta che registro questo video perché sono un pirla e la prima volta ho esportato due mix di entrambi i microfoni, quindi in fase di montaggio su Final Cut mi chiedevo, ma sarà il caso di fare questo tutorial? Sti microfoni sono identici. E poi mi sono reso conto che avevo settato male il mixer. La stanchezza. Allora, dicevo, veniamo agli aspetti tecnici. Sto registrando in una sala, in una stanza leggermente trattata. Potrebbe essere tranquillamente la tua stanza. Una stanza che ha, come puoi vedere dietro di me, dei pannelli fonoassorbenti, ce li ho anche davanti, ce li ho anche sul lato, ma questa stanza ha il soffitto molto alto e non ho, visto che non è la stanza dove registro i podcast, ma è un'altra stanza, diciamo il mio studio questo, non ho trattato anche il soffitto, per cui sentirai sicuramente molto eco, ma ho voluto registrare in questa stanza e non in quella totalmente trattata acusticamente, proprio per simulare una situazione che potrebbe essere la tua. Bene, chiarito questo, i due microfoni, entrambi, come puoi vedere sono due microfoni dinamici, entrambi vanno dentro un mixer Yamaha AG06, che era quello che ho settato male prima. Entrambi i microfoni hanno un volume a ore 3 e un gain a ore 2, ok? Quindi hanno bisogno di un po' di spinta. Benissimo. Ok, ti ho raccontato un po' più o meno la situazione. Allora, questi due microfoni sono due microfoni dinamici, come ti ho detto prima, sono molto robusti, sono pesanti da tenere in mano e dal mio punto di vista sono due ottimi microfoni per iniziare a fare podcast o anche per essere usati per fare streaming, per fare dirette online e quant'altro. Come sostengo da sempre, quando hai una stanza non molto trattata acusticamente, prendere dei microfoni troppo costosi va a peggiorare la situazione. Tu dirai, ma come Ale, cazzo stai dicendo? Ti sto dicendo questo, il microfono troppo costoso è molto più ricettivo a tutti i segnali, per cui anche il riverbero, anche il rumore che viene da fuori dalla finestra entrerà molto più prepotente dentro la registrazione. Microfoni dinamici sono, lo sappiamo bene, sono molto meno ricettivi rispetto a quelli a condensatore, quindi già questo è un vantaggio. In più, essendo microfoni economici, quindi non di chissà quale qualità, non dovresti avere grossi problemi da questo punto di vista. Ovviamente dipende sempre da come registri e da tanti altri fattori, perché adesso tu stai ascoltando la mia voce che entra nei microfoni, però io ho il mio modo di parlare, ho la mia intensità, ho il mio modo di approcciare al microfono, che probabilmente non è il tuo, non perché il tuo sia migliore o peggiore, semplicemente perché ognuno di noi è diverso. Quindi il fatto che tu stia ascoltando questi microfoni con la mia voce in questo momento, in questo ambiente, non significa che tu otterrai lo stesso suono. Ripeto, non è una questione di meglio o peggio, ma una questione di suono diverso. Ok? Bene. Quindi questi due microfoni dal mio punto di vista possono essere delle ottime scelte per iniziare ma anche per andare avanti. Io li ho comprati incuriositi dal prezzo perché ho detto ma possibile che
con questi spiccioli, non voglio dirti il prezzo perché poi te lo svelerò nel video successivo quando ti mostrerò quali microfoni sono. Quindi ti dicevo, ho pensato, ma possibile mai che per questi pochi spiccioli si può ottenere effettivamente un suono decente? A te la risposta, non voglio influenzarti, però a te la risposta. Questi microfoni, non voglio dirti il prezzo, ti ho detto che sono molto molto economici, però da quello che stai sentendo immagino che ne valga la pena assolutamente averli con te. Ok, come stai vedendo durante il video sto intervallando microfono 1, microfono 2 proprio per farti ascoltare la differenza che c'è tra i due microfoni. Forse te l'ho chiesto prima, te lo chiedo ancora di mettere le cuffie. Nel caso in cui non le hai ancora messe, ferma questo video, torna indietro, metti le cuffie e fallo ripartire. Senza le cuffie, soprattutto se hai delle cuffie buone, riesci sicuramente a cogliere tutte le differenze che ci sono, perché ti assicuro che ci sono questa volta che sto registrando bene, ci sono, e vale la pena di capire quale dei due è più adatto al tuo caso. Io li prenderei entrambi, così come ho fatto, perché senza spoilerare troppo, secondo me sono due microfoni che vanno sempre tenuti nel cassetto, perché non solo di emergenza, ma anche proprio perché ti viene la voglia di utilizzarli. Io per fare dirette, live streaming, eccetera, uso un Rode PodMic. Si chiama così? Sì, PodMic. Che mi piace molto, costa 100 euro, 105, 95, il prezzo oscilla, e mi trovo veramente molto molto bene. Per fare parlato è un microfono ottimo, però in un prossimo video metterò quel microfono, essendo un microfono dinamico anche quello, metterò a paragone quel microfono con questi due, e quindi avrai un ulteriore elemento per poter valutare se vale la pena spendere 100 euro o vale la pena spenderne molti di meno, ottenendo un suono che più o meno è lo stesso. Dico più o meno perché sappiamo bene che dipende da come le persone ci ascoltano. Anzi, magari se commenti in questo video e mi racconti come tu ascolti questo video, se lo ascolti con le cuffie, lo ascolti dal computer portatile, e lo ascolti dalle casse dell'impianto, insomma, raccontami come ascolti questo video, perché molto probabilmente starai ascoltando con le cuffiette, e se utilizzi le cuffiette dello smartphone o cuffie comunque economiche, la differenza tra un microfono, questo lo sostengo da sempre, un microfono super costoso e un microfono economico non c'è, ok? Quindi se il tuo pubblico è abituato ad ascoltarti con le cuffiette, questi microfoni sono perfetti. Se il tuo pubblico è un pubblico super audiofilo che ti ascolta con impianti da svariate migliaia di euro, allora sì, vale la pena comprare il microfono, ma ti dirò di più, vale la pena comprarti uno studio di registrazione, perché soltanto il microfono in un ambiente non trattato suonerebbe peggio rispetto a questi due microfoni. E ti invito a fare la prova se vuoi e a scoprire come questa che ti ho raccontato è una verità. Ma del resto, se segui i miei video, sai che sostengo da sempre questa teoria, ma non perché me la sono inventata io, perché è corretta, è una teoria vera. Ok, quindi questi due microfoni io te li consiglio assolutamente, però mi farebbe piacere che nei commenti tu mi dicessi se ti piace di più il microfono numero 1 o il microfono numero 2. Sono certo che riuscirai a cogliere la differenza tra i due microfoni, microfoni che sono posizionati nello stesso identico modo, con la stessa angolazione, alla stessa distanza della mia bocca. I cavi che sto utilizzando li ho appena aperti, sono due cavi nuovi, stessa marca, stesso modello, stessa lunghezza. Il mixer nel quale entrano è uno solo, quindi è tutto assolutamente identico. Anche i volumi, quindi non c'è nessuna differenza di settaggio. Tra l'altro, nel momento in cui monterò questo video, non farò nessuna post-produzione, quindi non aggiungo. Quello che stai sentendo è un suono pulito dei microfoni, senza plugin, senza nulla. Regolerò ovviamente soltanto il volume in modo che sia allo stesso livello e tu possa comprendere meglio la differenza tra i due microfoni. Quindi credo di aver finito qui questa chiacchierata. Mi farebbe piacere che tu commentassi, quindi dicendomi se ti piace di più il microfono numero 1 o il microfono numero 2, e soprattutto come ascolti questi video. Se li ascolti con le cuffie, con le casse del portatile, con le casse con un impianto insomma un po' più home studio o altro. Ok? Ci vediamo la prossima settimana o fra 2 settimane, vediamo quando riesco a fare questo video, e ti mostrerò quali microfoni ho utilizzato in questo momento, e faremo anche un paragone con Rode PodMic in modo da vedere se effettivamente vale la pena spendere 100 euro o molto di meno.
Per adesso è tutto, ti ringrazio, alla prossima. Ciao!